Molti sottovalutano le basi, ma senza di queste è difficile continuare a capire che cosa succede all'interno del codice. È molto importante poter capire bene, fin da subito, quali sono i principi base che muovono la programmazione e grazie a quello, man mano che poi si continua sui vari concetti, risulta molto ma molto più semplice capire effettivamente quello che sta succedendo. Quindi, senza perderci chiacchiere, partiamo subito e cominciamo a vedere le basi fondamentali di PHP. Siamo qui con il nostro bel XAMPP, eccolo qua, che ci permette appunto di far girare il nostro server in PHP. E se non l'avete ancora visto o vi serve capire un attimo come installarlo, ricordatevi, c'è già l'altro video che è stato caricato. Partendo invece con PHP, adesso che cosa abbiamo? Abbiamo creato la nostra cartella di progetto intro con all'interno index.php e al suo interno abbiamo messo un semplice HTML con un H1, quindi partiamo con un semplice basico HTML. Cosa ci permette di fare PHP? Ci permette di dinamicizzare l'HTML che di per sé, per chi l'ha già visto, è statico, non hai la possibilità di modificarlo. Per agire sul PHP, quello che possiamo fare è aprire quello che è il cosiddetto tag PHP. Come si fa? Si fa in questo modo. Si apre qui PHP, dentro qui possiamo scrivere PHP. Come possiamo effettivamente stampare qualcosa con PHP? Andiamo a vederlo insieme. Quindi se facessi ad esempio un H2 e volessi stampare qua dentro qualcosa in PHP, potrei tranquillamente aprire tutti i tag PHP che voglio. L'importante è ricordarsi di chiuderli correttamente. Apro il PHP e qua dentro ci vado a mettere un echo, e qui cominciamo a vedere il primo comando, echo, questo è un testo scritto in PHP. Quindi refreshando di qua, vediamo che appunto ci dice questo è un testo scritto in PHP. E andando a vedere anche nella sorgente pagina, vediamo appunto che ha stampato tranquillamente dentro l'H2 la stringa che abbiamo detto. Quindi cominciamo già con la prima cosa fondamentale: dove si scrive PHP e dove effettivamente viene anche stampato, ok? Quindi nel vero senso della parola, dove noi mettiamo qualcosa, lì succede. Quindi in questo modo qui, ad esempio con il comando echo, abbiamo la possibilità di poter stampare a schermo qualcosa, no? Quindi se non stampiamo con un echo o con un comando simile, non vedremo nulla in pagina. Non siamo obbligati a stampare solo del semplice testo, ma possiamo veramente stampare anche HTML, no? Vi faccio vedere al volo. Ipotizziamo che dentro questo H2 volessi mettere un tag span, ad esempio, posso tranquillamente scriverlo in questo modo. Salvando, se faccio il refresh, da qui non si vede, ma se tornassi nel sorgente, vedete che dentro l'H2 ha messo correttamente lo span, no? Lo faccio vedere anche dalla console, che può tornare comunque sempre utile. Dentro l'H2 possiamo effettivamente trovare il nostro tag span. Consiglio già in partenza, cerchiamo di scrivere meno HTML possibile tramite gli echo. Questo perché in realtà, come potete già vedere, non abbiamo ancora scritto quasi nulla, diventa difficile capire anche dove si apre, dove si chiude un tag, diventa difficile anche seguire un'indentazione corretta, come invece stiamo facendo poco sopra. Quindi, consiglio mio, cerchiamo di utilizzare il PHP soltanto nel momento in cui vogliamo stampare delle stringhe dinamiche, ma l'HTML cerchiamo di tenerlo fuori dal mondo di PHP. Come possiamo fare questo? Banalmente possiamo mettere il tag HTML fuori dal tag PHP e in questo modo abbiamo la possibilità di ometterlo qui, ed ecco che il risultato è il medesimo. Infatti ritorno e lo span ce l'ho comunque, no? Altro miglioramento che posso fare, soprattutto per la stampa, è al posto di scrivere il tag PHP e il comando echo, c'è una shorthand, viene chiamato, quindi è una sorta di scorciatoia per scrivere meno codice,
per poter scrivere in maniera più elegante quella che è la stringa stampata. Facciamo un esempio insieme. Al posto di scrivere il PHP e l'eco, quello che posso fare è semplicemente mettere un uguale al posto di quella sintassi. Questo ci permette di poter essere sicuramente anche più ordinati. Il risultato, se vedete, è il medesimo. Quindi, in questo modo, già come primo step abbiamo capito innanzitutto come poter scrivere PHP all'interno del nostro HTML, come scriverlo in una maniera il più elegante possibile, e dopo vedremo anche altri esempi di sintassi comode per non avere troppo casino all'interno del nostro file. E abbiamo anche visto come poter aprire più tag PHP e stampare dove vogliamo in pagina le cose. Come si scrivono le variabili all'interno di PHP? In realtà è molto ma molto semplice. Quello che dobbiamo fare è semplicemente scrivere $, e poi quello che è il nome della nostra variabile, no? In questo caso io scrivo ad esempio nome variabile, e al suo interno poi possiamo metterci i valori che vogliamo. In questo caso decido di mettere ad esempio una stringa dove metto testo dentro la variabile, e decidiamo poi di stampare direttamente questa variabile al posto della scritta che abbiamo messo prima, in modo da renderla in un qualche modo già più dinamica. Come possiamo fare? Abbiamo detto appunto che con questa shorthand già stiamo facendo un eco. Di conseguenza, quello che possiamo fare è mettere banalmente la nostra variabile direttamente qui. Salvo, torno di qui, e vedete che il test dentro la variabile è direttamente scritto e ce l'abbiamo direttamente dentro lo span. Quindi in questo momento PHP sta salvando la variabile nel momento in cui parte la pagina. Ricordiamo sempre il codice va dall'alto verso il basso, quindi appunto viene eseguito in quest'ordine qui. Di conseguenza il nome variabile, avendola dichiarata poco sopra, posso utilizzarla da qui in giù. Di conseguenza qui abbiamo il nome variabile con il valore che abbiamo al suo interno, no? Se qui metto nome variabile uguale a altro testo, vedete che cambia il valore, no? Questo perché tutte le volte che noi andiamo a riassegnare un altro valore all'interno della variabile, andiamo a svuotarlo del valore precedente. È una scatola con dentro qualcosa, se vogliamo metterci qualcos'altro dobbiamo per forza togliere quello che c'era prima. Quindi questo è importante ricordarselo. Cominciamo a fare qualche esempio anche di come poter elaborare, che cosa possiamo farci con queste variabili. Ad esempio io potrei fare nome uguale a Nicolas, cognome che è uguale a Mosca, e poi età che è uguale a 20, facciamo l'ipotesi. Quindi vado qui e provo a stampare una delle variabili. Quindi $nome, ed eccolo qui. Se volessi concatenare nome e cognome, PHP ci mette a disposizione uno dei tanti operatori, che sarebbe il punto. Con punto noi possiamo concatenare più variabili insieme. Cosa succede quindi? Semplicemente ti stampa il nome e il cognome. Quindi attenzione, se vedete appunto le mette attaccati proprio. Come inserire uno spazio? Banalmente, dopo il punto possiamo mettere qualsiasi cosa, no? Compresa anche un'altra stringa. Di conseguenza possiamo anche inserire una stringa qui, facciamo lo spazio e poi rimettiamo il punto. Quindi possiamo concatenare tutti gli elementi che vogliamo al suo interno. Se volessi aggiungere anche età poco avanti, posso fare tranquillamente punto, metto qui un altro spazio e poi metto $età. Torno di qui ed ecco il risultato, no? Quindi con il punto possiamo concatenare. Ovviamente abbiamo la possibilità anche di poter utilizzare operatori algebrici, quindi abbiamo la possibilità ad esempio di fare età che è uguale a, ad esempio, 20 più 20, per fare l'ipotesi. Quindi ci ritroviamo poi che il valore verrà sovrascritto e abbiamo la possibilità di sommare, di sottrarre, di dividere e anche di moltiplicare. Se vogliamo incrementare la stessa variabile, possiamo anche fare appunto età che è uguale a se stessa più qualcos'altro. E abbiamo lo stesso identico risultato. Quindi in questo modo età è uguale al valore che aveva prima, cioè 20, più altri 20, e abbiamo la possibilità di avere il 40.
questa stessa sintassi esiste una shorthand un po' simile a quella che abbiamo visto prima del PHP echo, che ci permette, ad esempio, di fare più uguale, che fa la stessa identica cosa. L'ultima cosa che vediamo oggi sono le condizioni. Quindi abbiamo la possibilità di eseguire un determinato codice solo in un caso oppure anche in altre condizioni. Quindi come si scrive? Si scrive in questo modo: se quello che avviene qua dentro questa condizione, allora esegui quello che c'è all'interno di queste parentesi graffe, no? Ad esempio io potrei dire: se l'età è maggiore o uguale a 18, allora sono maggiorenne. Ad esempio messaggio, e posso scrivere ad esempio che se l'età è maggiore o uguale a 18, allora il messaggio è: questa persona è maggiorenne. E esiste anche la possibilità di poter mettere una condizione else, quindi ad esempio in questo modo. Quindi in questo modo qui che cosa succede? Che se l'età è maggiore o uguale a 18, allora entra dentro queste graffe ed esegue questo codice, altrimenti entra nell'altra condizione, quindi banalmente eseguirà un altro codice. Come possiamo vederlo? Andiamo a vedere al volo, facciamo in questo modo. Mettiamo quindi che nel caso in cui sia maggiore o uguale a 18 la persona è maggiorenne, altrimenti sappiamo che è minorenne. Andiamo a stampare il messaggio, lo mettiamo a parte e vediamo che questa persona è maggiorenne, quindi ha eseguito correttamente la condizione. Quindi ipotizziamo di avere 10 anni, anche se non li dimostro, vediamo che appunto questa persona è minorenne. Quindi abbiamo la possibilità di poter gestire le condizioni. Ultimo sforzo, ultima cosa, le condizioni possono essere anche molteplici, non siamo obbligati ad avere solo due vie, potremmo averne anche di più. Abbiamo la possibilità di utilizzare ad esempio l'else if. Ad esempio potrei dire che se l'età è maggiore di 65, per dire l'ipotesi, questa persona è over 65, altrimenti questa persona è minorenne. Quindi se è maggiore di 18 ma è anche minore di 65, ecco che abbiamo la nostra condizione multipla. Quindi in questo caso è minorenne, in questo caso è maggiorenne, ma nel caso in cui avessi 80 anni è over 65, no? Che cosa ho utilizzato qui? In pratica questo ti permette di concatenare più condizioni all'interno dell'if. In questo caso ci siamo detti: se l'età è maggiore o uguale a 18 e l'età è sempre insieme a questa condizione anche minore di 65, allora entra qua dentro. Se non entra qua dentro, allora va a quella successiva. Se non entra neanche qua dentro, allora entra in quest'ultima, no? Ricordiamoci comunque che l'else o comunque gli else if sono tutti facoltativi, quindi questa è la parte fondamentale. Il resto lo mettiamo a seconda di quello che ci serve. Se volessimo mettere l'if direttamente nell'HTML senza salvarci in una variabile quello che è il risultato, possiamo farlo? Certo che sì, andiamo a vedere un modo in cui potrebbe venire di farlo e uno in cui lo miglioriamo leggermente. Quindi ipotizziamo che questo if lo vogliamo spostare direttamente qui. Lo possiamo fare, certo. In questo caso un modo potrebbe essere questo. E poi qui posso fare degli echo, ad esempio, no? Questo è un modo per poter fare la stessa cosa. Quindi qui posso toglierlo e qui mi ritroverò appunto lo stesso risultato di prima, no? Potrei anche stampare dell'HTML all'interno, quindi se volessi fare ad esempio span come abbiamo fatto prima potrei farlo, ma già se volessi fare dell'HTML più complesso, farlo fuori dall'eco risulterà molto complesso, perché dovrei fare il PHP, qui chiudo, metto qui lo span, e già vedete che sta diventando già un po' complesso, riapro il PHP, e così via. Quindi vedete che risulta effettivamente abbastanza complesso, è facile sbagliare ed è facile che qualcosa poi non funzioni in questo modo, oltre che, ditemi anche voi, ma è difficile anche leggerlo, a mio parere.
ma come abbiamo visto, certo, funziona, no? Non ci sono problemi, però, come abbiamo detto, è poco leggibile. Ci sono altri modi per farla? Assolutamente sì. Esiste una sintassi particolare che viene in aiuto, che è questa. Allora, innanzitutto possiamo metterla anche sulla stessa riga, così da poter ottimizzare. Questo già è un miglioramento che aiuta un po' la leggibilità. Ecco qua. Ci sono altre migliorie che possiamo fare, ad esempio al posto delle parentesi PHP ti permette di utilizzare una sorta di segno apposto, ossia in pratica si può mettere il due punti che rappresenta l'apertura della parentesi graffa e poi si va semplicemente a mettere l'else if in questa maniera qui, dopodiché mettiamo l'else e poi mettiamo l'end if e vedete che il risultato è uguale, ma questo ci permette appunto di avere più chiaro dove inizia, dove termina ciascuna condizione, quindi ci permette di non avere le graffe di mezzo, soprattutto nel momento della stampa, e questo ci aiuta a tenere il tutto più semplice, più leggibile. Bene, e siamo arrivati alla fine del video e abbiamo già visto diverse cose che fanno parte delle basi fondamentali per partire poi con PHP. Ci sarà un altro video in cui continuiamo e vediamo altre cose fondamentali che servono. Allora, ci vediamo al prossimo video. Ciao!